Allora, rispondo a questa domanda che mi viene fatta sulla displasia dell'anca. Si può diagnosticare precocemente la displasia dell'anca oppure non è possibile? Allora, rispondo subito con un bel sì, si può diagnosticare precocemente la displasia dell'anca nei cani soprattutto di media e grande taglia, che sono quelli più colpiti, sia che siano cani di razza che siano incroci, quindi è molto importante effettuare questo esame per la diagnosi precoce della displasia dell'anca. Di solito si effettua tra i 4 mesi e i 5 mesi, è sempre meglio effettuarlo tra i 4 mesi e 4 mesi e mezzo piuttosto che verso i 5 mesi, poi vi spiegherò a fine video il motivo. Ed è molto importante farlo perché ci permette di intervenire nel caso in cui il cane ha la displasia o nel caso in cui il cane potrebbe svilupparla, quindi ci dà, diciamo, la possibilità di intervenire senza bisogno che poi abbiamo un cane che sviluppa artrosi secondaria, per cui poi possiamo solo gestire il dolore, oppure effettuare magari delle protesi d'anca, quindi interventi più costosi. Quindi fondamentalmente è importante che chiunque abbia un cane di media grossa taglia, di razza o un incrocio, che effettui questo esame, perché così se ha la sfortuna di avere il cane con la displasia c'è la possibilità di intervenire. Poi ovviamente decide il chirurgo ortopedico qual è la migliore opzione terapeutica per il proprio cane in base alle radiografie. È molto importante farlo perché ricordatevi sempre che la displasia dell'anca è un vizio redibitorio, cioè la legge vi tutela sia che acquistate un cane ma anche se lo adottate o ve lo regalano. È molto importante, non solo quando lo acquistate, anche quando lo adottate o ve lo regalano, la legge vi tutela, proprio perché sulla displasia dell'anca la legge è molto attenta e non vuole che i proprietari di cani facciano nascere cani così tanto ma vuole che i cani che hanno la displasia dell'anca non vengano utilizzati per l'accoppiamento, quindi vendere ma anche regalare un cane con la displasia o nato da genitori con la displasia viene punito dalla legge, sappiatelo questo. Quindi dal punto di vista del diritto civile avete dei diritti e chi vi regala il cane sapendo che non ha fatto le radiografie ai propri riproduttori o semplicemente se ne è fregato e il vostro cane poi ha la displasia, ne deve rispondere ovviamente in diversi modi, che molto spesso è quello, diciamo che ci sono tre soluzioni che la legge mette in campo. Il primo è quello della restituzione del cucciolo, che non avviene praticamente mai. La seconda è quella della restituzione della metà del costo per cui si è acquistato un cane. Il terzo, che secondo me è quello più fondamentale, dove più andremo avanti più sarà molto importante soffermarci, è che ne è responsabile poi delle cure, quindi sia degli interventi chirurgici sia delle terapie mediche. Quindi è molto importante che anche chi ha un cane e decide di farlo accoppiare si informi bene, perché potrebbe trovarsi poi un bel problema nel momento in cui cede un cucciolo non avendo fatto le radiografie alla madre e al padre per vedere se sono esenti. Quindi sono tutte informazioni che in questo video cerco di darvi per evitarvi chiaramente problemi sia quando prendete il cane ma anche quando decidete, perché conosco che molti hanno la gioia, no, di avere una cucciolata, però è molto importante che sappiate che esiste questa legge e che se voi fate accoppiare i vostri cani senza sapere se il vostro cane ha la displasia, potete poi avere dei problemi dal punto di vista legale, quindi è molto importante informarvi. Poi entreremo nello specifico su cos'è la displasia dal punto di vista medico e come si può intervenire dal punto di vista chirurgico. In questo video mi volevo soffermarmi solo sulla parte, diciamo, burocratica e su un aspetto che secondo me molti proprietari non conoscono ancora e devono conoscere, perché più andremo avanti più questa problematica sarà fondamentale. Potreste trovarvi nella condizione di regalare un cucciolo e poi dover effettuare dal punto di vista economico delle spese per risolvere il problema al cucciolo che avete regalato. Quindi è molto importante che
in primis vi informate bene e quindi col vostro medico veterinario sempre fare 1000 domande su tutte le questioni prima di intraprendere qualsiasi percorso riproduttivo, e poi ovviamente essere consapevoli che la displasia dell'anca è una patologia multifattoriale. Anche se i genitori sono perfetti, potrebbero nascere dei cuccioli non perfetti, e quindi anche lì la legge tutela la persona a cui voi avete regalato o avete venduto il cane. Quindi è molto importante conoscere questo aspetto. Spero che questo video, più che vi sia piaciuto, vi abbia dato quelle informazioni necessarie, che nel caso in cui non le conoscevate, non le sapevate, magari vi cominciate a informare, andate a cercare, andate a informarvi in modo da essere più informati possibile e di trovarvi meno in una situazione scomoda, perché poi sono sempre situazioni molto particolari, perché molto spesso chi regala un cucciolo non lo sa neanche e poi si trova nella situazione che giustamente il cucciolo regalato ha la displasia, il proprietario del cucciolo ovviamente vuole bene a questo cane e non vuole che svilupperà dolore per tutto il resto della vita, e quindi vuole comunque intervenire, e essendo interventi sempre abbastanza molto costosi, poi vi trovate nella situazione di cadere giù dal pero, come si dice. Spero comunque che questo video vi sia utile. Se volete iscrivervi a questa serie di video, iscrivetevi al canale, e se vi va mettete un mi piace, e se volete lasciate anche un commento se avete altre curiosità in cui io farò un video ad hoc. E niente, un saluto a tutti.